Ciao a tutti, sono Giovanni e siamo di nuovo qui pronti per un nuovo episodio del nostro podcast quotidiano in italiano e speriamo che tu stia bene, che tu sia comodo, magari con una tazza di caffè o tè accanto e che tu sia pronto a immergerti nell'italiano parlato in modo naturale, come lo sentiresti passeggiando per le strade di Roma, Milano, Napoli o Firenze. E io sono Alessia, ciao! E oggi, come sempre, siamo qui per aiutarti a migliorare il tuo ascolto, la tua comprensione e soprattutto la tua fiducia nell'ascoltare l'italiano reale, non quello dei libri di grammatica, ma quello che usiamo ogni giorno tra amici, in famiglia, al lavoro, al bar. Quello vero, con le espressioni, i modi di dire, i piccoli silenzi, le risate, tutto quello che rende la lingua viva. Esatto. Oggi parleremo della vita quotidiana, parleremo di come viviamo le nostre giornate, delle nostre abitudini, di piccole storie divertenti che ci capitano e di come gestiamo il tempo tra lavoro, famiglia, amici e tempo libero. Insomma, argomenti che toccano tutti ovunque tu viva. Sì, parleremo di colazione, di lavoro, di come ci organizziamo, di cosa facciamo nel fine settimana, di hobby, di amicizie e forse, se avanza il tempo, anche di qualche curiosità tipicamente italiana che forse non conosci ancora. Questo podcast è pensato soprattutto per chi sta imparando l'italiano, dai livelli principianti a quelli intermedi. Ma anche chi è più avanzato può ascoltare per rilassarsi, per migliorare la pronuncia o semplicemente per godersi una conversazione piacevole in italiano. E non preoccupatevi se non capite ogni singola parola, non è necessario. L'obiettivo non è tradurre mentalmente ogni frase in inglese o nella tua lingua madre, ma cercare di capire il significato generale. Che emozione c'è? Di cosa stiamo parlando? Qual è l'idea principale? Pensa come quando ascolti la tua lingua madre. Non analizzi ogni parola, vero? Capisci dal contesto, dal tono della voce, dalle espressioni. Anche in italiano, con un po' di pratica, il tuo cervello imparerà a fare lo stesso. Secondo consiglio. Ascolta più volte. Questo podcast dura un'ora, ma non devi ascoltarlo tutto in una volta. Puoi ascoltare i primi 10 minuti oggi, poi ripeterli domani e poi andare avanti. Ripetere è la chiave per fissare il vocabolario e i modi di dire. E se vuoi, puoi anche ascoltare prima con i sottotitoli per capire bene il contenuto e poi riguardare senza sottotitoli, solo ascoltando. Così alleni il tuo orecchio a riconoscere le parole che hai già letto. Un altro trucco? Prova a ripetere ad alta voce alcune frasi che ti piacciono, anche solo mentalmente. Per esempio, se senti "mi sveglio alle 7:30", prova a ripeterla. Poi cambia con la tua realtà. Io mi sveglio alle 8. Così non solo ascolti, ma cominci a usare il linguaggio. E non dimenticare, non devi capire tutto subito. Capire il 50% oggi è un ottimo risultato. Domani capirai il 60%, poi il 70%. E un giorno, senza accorgertene, capirai quasi tutto senza sforzo. E ricorda, ogni volta che ascolti, stai facendo un passo avanti. Anche se non te ne accorgi subito, il tuo cervello sta lavorando in sottofondo. È come quando si va in palestra. Non vedi i risultati il primo giorno, ma con la costanza arrivano. Quindi rilassati, goditi la conversazione, sorridi quando senti qualcosa di divertente e se non capisci va bene lo stesso. Continua ad ascoltare. La comprensione verrà con il tempo. Bene, ora siamo davvero pronti per cominciare con la prima parte del podcast, la nostra giornata tipo, da quando ci svegliamo fino a metà mattinata. Pronti? Pronti? Allora, cominciamo con me. Di solito mi sveglio alle 7. O almeno questo è quello che dice la mia sveglia. Ma la verità? Non mi alzo subito. No, quando sento la sveglia la spengo. E poi resto a letto per, 5 minuti. Forse 10. A volte anche 15. Dipende da quanto sono stanco e da che giorno è. Ah, Giovanni, sei proprio come me. Anch'io non sono una persona mattiniera. La mia sveglia suona alle 7:30, ma di solito la spengo almeno 2 volte. È una lotta ogni mattina. Prima di alzarmi devo convincere me stessa. Alessia, forza, è ora.
oggi non puoi dormire fino a mezzogiorno. Esatto, è come se il corpo dicesse no, non ancora, dammi solo altri 5 minuti. E il cervello risponde sì, 5 minuti, ma poi quei 5 minuti diventano 10 e a quel punto sei già in ritardo. E sai qual è la cosa peggiore? Quando ti addormenti di nuovo. Succede, vero? Senti la sveglia, la spengi, chiudi gli occhi solo un attimo e quando li riapri sono passati 20 minuti e tu sei ancora a letto con il cuore che batte forti perché sei in ritardo. Ah sì, è terribile. È successo anche a me la settimana scorsa. Mi sono svegliato di colpo, ho guardato l'orologio. Erano le 7:25 e io dovevo essere online per una lezione alle 7:30. Mi sono alzato di scatto, ho preso il computer, mi sono seduto alla scrivania, ancora in pigiama. Per fortuna avevo la videocamera spento. Tipico. Ma alla fine ce l'hai fatta. E comunque non sei solo. Tanti italiani fanno la snooze almeno una volta. È quasi una tradizione. Anche se a volte mi chiedo perché metto la sveglia così presto se so che la spengo subito. Buona domanda. Forse perché speriamo di essere più forti della tentazione. Speriamo che un giorno, magicamente, ci alzeremo subito, pieni di energia, come se avessimo bevuto 3 caffè prima ancora di aprire gli occhi. Sì, quel giorno forse arriverà, ma intanto continuiamo a spostare la sveglia più in là. Comunque, dopo quei 5 minuti, che in realtà sono 10 o 15, cosa fai, Giovanni? Ti alzi davvero? Sì, alla fine sì, quando capisco che non posso più rimandare. Apro gli occhi, mi siedo sul letto, sbadiglio e poi vado in bagno. È il primo passo verso una giornata normale. Bravo. E da lì comincia tutto. Ma ne parliamo subito, perché ora tocca la routine del mattino. Doccia, colazione, vestirsi e il tanto amato caffè. Allora, dopo essermi seduto sul netto e aver vinto o perso la battaglia interiore con il mio cuscino, finalmente mi alzo, vado in bagno, accendo la luce e la prima cosa che faccio è lavarmi i denti. È automatico, come respirare, anche se a volte quando sono ancora mezzo addormentato rischio di lavare il cellulare invece dello spazzolino. È successo anche a me. Una volta ho preso il deodorante e ho cercato di spazzolarmi i denti con quello. Per fortuna me ne sono accorta in tempo, altrimenti sarebbe stato un disastro. Esattamente. Il cervello al mattino è ancora in modalità stand-by. Ma dopo aver lavato i denti, mi sciacquo la faccia con acqua fredda. E sai una cosa? Fa miracoli. In un secondo mi sento più sveglio, più presente. L'acqua fredda è come un reset per il cervello. Concordo. Anche io mi lavo la faccia ogni mattina. Uso un detergente leggero, poi un tonico e una crema idratante. Non sono vanitosa, ma mi piace prendere cura della mia pelle. E poi fa parte della routine. È un modo per dire a me stessa: ok, Alessia, ora inizia la giornata. Sì, è vero. Queste piccole abitudini ci aiutano a organizzare la mente. Dopo il viso passo alla doccia. Di solito faccio una doccia veloce, circa 5 minuti, non troppo lunga perché non voglio fare tardi, ma abbastanza per svegliarmi del tutto. Io invece a volte mi perdo sotto la doccia, specialmente il sabato o la domenica. Mi piace stare lì con l'acqua calda che scorre e pensare alla mia giornata. A volte canto pure. Nessuno mi sente, quindi posso sbagliare tutte le note che voglio. Che canzone canti di solito? Dipende dall'umore. A volte è musica italiana, magari un pezzo di Vasco Rossi o Laura Pausini. Altre volte, se sono più tranquilla, ascolto musica jazz o cantautori come De André. E tu, Giovanni? Canti sotto la doccia? Io preferisco non farlo. Non perché non mi piaccia, ma perché la mia coinquilina una volta mi ha detto: Giovanni, quando canti sembra che qualcuno stia torturando un gatto. Quindi ho deciso di risparmiare ai vicini questo particolare spettacolo. Povero Giovanni. Ma almeno sei consapevole. Molti non lo sono. Esatto, meglio cantare mentalmente e lasciare la musica agli artisti veri. Comunque, dopo la doccia mi asciugo
indosso l'accappatoio e torno in camera per vestirmi. È un altro momento importante, la scelta degli abiti. Ah sì, il dilemma del mattino. Cosa mi metto? A volte ci penso per 10 minuti. Guardo l'armadio, apro tutti i cassetti e alla fine scelgo la stessa cosa che ho messo ieri. Io sono più pratico. Di solito so già la sera prima cosa indosserò il giorno dopo, così non perdo tempo al mattino. Ma ammetto che quando piove o fa freddo, controllo sempre fuori dalla finestra per decidere se mettere il maglione o la giacca. Saggio. Io invece spesso esco di casa e dopo 10 minuti penso avrei dovuto mettere qualcosa di più pesante. O perché ho messo i jeans? Fa troppo caldo. È la vita, ma va bene così. Ogni giorno è un piccolo esperimento. E ora che siamo puliti, vestiti e quasi svegli, passiamo alla parte più importante della mattina, la colazione. Allora, dopo essermi vestito, vado in cucina e lì comincia la parte che amo di più della mia mattina, la colazione. Per me la colazione è sacra, non la salto mai. È il carburante per la giornata. Sono d'accordo. Anche per me è un momento importante. Ma la mia colazione è diversa dalla tua, lo so già. Tu sei il classico italiano da bar. Caffè e cornetto, vero? Esattamente. Di solito, se ho tempo, vado al bar sotto casa. Un espresso macchiato, cioè caffè con un po' di latte, e un cornetto. A volte vuoto, a volte con la marmellata, ma mai con la Nutella al mattino. Quella la lascio per i momenti speciali. Ah, io invece adoro il cornetto con la Nutella, ma solo nel weekend. Durante la settimana cerco di fare una colazione più leggera e bilanciata. E cosa mangi tu, Alessia? Bevo un bicchiere di succo d'arancia o acqua calda con limone. Sì, lo so, sembra da persona molto sana. E poi mangio qualcosa di sostanzioso. Di solito latte con i cereali integrali, oppure yogurt greco con frutta fresca e un po' di miele. Molto sano, sì. E ti senti meglio dopo? Onestamente sì, se mangio qualcosa di troppo pesante al mattino, come un cornetto gigante, dopo un'ora mi sento stanca, come se avessi bisogno di un altro pisolino. Invece con una colazione più leggera mi sento energica per almeno 3 o 4 ore. Interessante. Io invece, dopo il caffè, ho una piccola scossa di energia, ma dopo 2 ore crollo. E allora penso, forse dovrei cambiare abitudine. Forse sì, ma non devi cambiare tutto. Potresti provare un compromesso, un caffè al bar, ma invece del cornetto un frutto o un toast con prosciutto e mozzarella. Così hai proteine e carboidrati bilanciati. Non è una brutta idea. Sai che non ci avevo mai pensato. Di solito seguo la tradizione, caffè al bar, cornetto e via. È veloce, è buono ed è italiano. Ah sì, è vero. Il rituale del bar è parte della cultura. Mi piace molto andare al bar la domenica mattina con gli amici, ordinare un cappuccino. Sì, al bar lo bevo anche dopo le 11, nonostante quello che dicono i puristi, e chiacchierare per mezz'ora. Ah, il dibattito sul cappuccino dopo le 11. Lo so, molti italiani dicono che il cappuccino si beve solo a colazione, mai dopo pranzo. Ma io, se sono al mare in vacanza e fa caldo, a mezzogiorno bevo un cappuccino freddo. E non mi sento in colpa. Nemmeno io. Le regole sono belle, ma a volte bisogna adattarle alla vita reale. Comunque, tornando a noi, tu prendi il caffè al bar, io a casa. Ma tu lo fai mai a casa? Sì, certo. Quando piove o quando ho fritta, uso la moka. Preparo il caffè in 2 minuti, lo verso nella tazzina e lo bevo in piedi, come si fa al bar. È un piccolo rituale anche a casa? Anch'io uso la moka quando voglio un caffè vero. Il caffè americano dalla macchinetta non mi convince molto. Preferisco il gusto forte della moka. Esatto, è autentico. E poi il profumo che si diffonde in casa non ha prezzo. Ti sveglia meglio di qualsiasi sveglia. Vero. Il profumo del caffè appena fatto è una delle cose più belle della mattina. Comunque, dopo colazione, cosa succede?
Dopo colazione mi siedo un attimo, a volte ancora in cucina, a volte in salotto, e faccio una cosa che probabilmente fanno milioni di persone in tutto il mondo. Prendo il telefono. È quasi automatico. Appena finisco di mangiare, la mano va verso il cellulare. Non ci penso nemmeno. Ah, Giovanni, sei proprio normale. Anche io lo faccio. Anzi, devo ammettere che a volte controllo il telefono prima ancora di alzarmi dal letto. È terribile, lo so, ma sento una notifica, apro gli occhi e vediamo chi mi ha scritto. Esatto. È come se il telefono fosse una parte del nostro corpo ormai. Ma sai una cosa? Ho provato a non toccarlo per i primi 10 minuti dopo il risveglio e ti assicuro, è difficile, molto difficile. Sì, è una sfida, ma io ho deciso di provarci anch'io. Ogni tanto, soprattutto nei weekend, cerco di godermi la colazione senza il telefono. Niente social, niente email, niente notizie. Solo caffè, silenzio e forse un po' di musica in sottofondo. Che bello, deve essere molto rilassante. Io ci provo, ma dopo 2 minuti mi viene l'ansia. E se c'è un messaggio importante? E se un alunno ha bisogno di me? E se ho un appuntamento che ho dimenticato? Alla fine cedo. Ma quando riesco a staccare, mi sento più calmo, più presente. Sì, è proprio così. Quando non uso il telefono subito, la mente è più libera. Non parto già con 1000 pensieri in testa. Invece, posso pensare a com'è il tempo fuori, a cosa voglio fare oggi, a come mi sento. Piccole cose che di solito saltiamo. È vero. E sai cosa faccio dopo aver controllato il telefono? Controllo le email di lavoro, guardo le notizie veloci, solo i titoli, e poi apro WhatsApp per vedere se ci sono messaggi dagli amici o dalla famiglia. Io invece, se lavoro da casa, apro subito il computer. Ma prima ancora di iniziare bevo una seconda tazza di tè. Mi piace il tè verde o alla camomilla la mattina. Aiuta a concentrarmi senza l'effetto nervoso del caffè. Buona idea. Il caffè mi dà energia, ma a volte troppa. Dopo 2 tazzine inizio a tamburellare con le dita sulla scrivania senza accorgermene. Lo facciamo tutti. Ma, tornando al telefono, secondo te, quanto tempo passiamo al giorno a controllarlo? Forse 1 ora, 2, non lo so, ma so che spesso lo prendo in mano senza motivo. Sono seduto sul divano, non faccio niente e all'improvviso telefono in mano. E poi guardo le stesse cose di 10 minuti prima. Esattamente. È un'abitudine inconscia. Per questo ogni tanto faccio un detox digitale. Niente social per un giorno, o almeno niente telefono durante i pasti. Aiuta a riconnettersi con la vita reale. Ottimo, dovrei provarlo anch'io. Magari comincio domani, dopo aver finito questo podcast. Promesso? Comunque, dopo questa pausa digitale, o meno digitale nel tuo caso, cosa fai? Sei pronto per il lavoro? Più o meno. A quel punto mi preparo per uscire di casa. Metto il portafoglio in tasca, prendo le chiavi, controllo che il computer sia carico e via. Ma non sempre vado subito in ufficio. Ah sì, parliamo un po' di come andiamo al lavoro, perché anche questo fa parte della giornata tipo, no? Sì, esatto. Dopo colazione e aver perso tempo con il telefono, ammettiamolo, mi preparo per uscire. A seconda del giorno vado al lavoro in bicicletta oppure con i mezzi pubblici. Abito in centro, quindi non ho bisogno della macchina e onestamente preferisco di no. Il traffico a Milano è un incubo. Ah, lo so bene. A Roma è uguale, anche se a volte prendo l'autobus quando piove o sono stanca, ma di solito se il tempo è bello vado a piedi o in metro. Camminare mi aiuta a svegliarmi del tutto e a organizzare i pensieri prima di cominciare a lavorare. Brava. Io adoro andare in bici. Fa bene al corpo, all'umore e al portafoglio. Niente benzina, niente parcheggio, niente stress per il traffico. E poi vedo la città in un modo diverso. Noti i dettagli. Un nuovo bar, un albero che ha messo le foglie, un gatto che dorme sul muretto. Che bello! È vero, in bici o a piedi vivi la città.
In macchina, invece, sei chiuso in una bolla. Ascolti la radio, sei nervoso. E quando arrivi non ricordi nemmeno il percorso che hai fatto. Esattamente. E sai una cosa? Alcuni dei miei migliori pensieri nascono proprio mentre vado al lavoro in bicicletta. Magari sto pensando a una lezione da preparare e all'improvviso mi viene un'idea geniale. Oggi farò fare ai miei studenti un gioco di ruolo sul caffè al bar. Ecco, nascere tutto in bicicletta. Che bello! Io invece, quando prendo la metro, ascolto podcast in italiano o musica. A volte apro il taccuino sul telefono e scrivo qualche appunto. Idee per i social, promemoria o anche solo frasi che mi vengono in mente. Molto produttiva. Io invece se prendo il tram di solito guardo fuori dal finestrino. Mi piace osservare le persone. Chi corre con la borsa in mano, chi legge un libro, chi dorme con la testa appoggiata al vetro. Sì, la metro è un piccolo teatro della vita quotidiana. A volte vedo coppie che litigano sottovoce, bambini che ridono, nonni che portano il giornale. È uno spettacolo gratuito. Assolutamente. E comunque, che io vada in bici, in tram o a piedi, arrivare al lavoro mi dà una sensazione precisa. Ok, ora comincia la giornata. È come un cambio di marcia. Sì, è un segnale mentale. Il campo del relax è finito, ora tocca al lavoro. Ma sai, io ho la fortuna di lavorare da casa 2 giorni alla settimana e devo dirti una cosa, è comodo, ma a volte mi manca quel tragitto. Davvero? Pensavo che lavorare da casa fosse perfetto. Niente spostamenti, niente ritardi e il pigiama fino alle 11. Sì, i vantaggi ci sono, ma quel tragitto, anche se breve, è importante. È una specie di confine tra casa e lavoro. Quando vado in ufficio so che durante il viaggio sto lasciando la parte domestica della mia vita e mi preparo a quella professionale. Da casa invece passo direttamente dal letto alla scrivania. A volte è troppo fluido. Che pensiero interessante. Non ci avevo mai pensato. Quindi quel tragitto non è solo fisico, è anche mentale. Esatto, è un rituale di transizione. Per questo, quando lavoro da casa, cerco di crearne uno finto. Faccio una piccola passeggiata intorno al palazzo, mi preparo un caffè apposta, oppure indosso qualcosa di più da lavoro, anche se resto in casa. Molto intelligente. Anche io, quando insegno online, cerco di vestirmi come se andassi in classe. Non voglio insegnare in pigiama, anche se nessuno mi vede. Ah, ma ti senti più professionale, vero? Sì, esattamente. Il modo in cui ti vesti influenza il modo in cui pensi. Se sembro pronto, mi sento pronto. Ecco, questo è il punto. Allora, ora che siamo arrivati al lavoro, sia fisicamente che mentalmente, possiamo parlare di cosa facciamo durante la giornata. Che ne dici, Giovanni? Passiamo al lavoro? Ottima idea. Parliamo di lavoro, studi, riunioni, scadenze e di come sopravvivere al lunedì mattina. Allora, Giovanni, parliamo un po' del lavoro. Tu lavori come insegnante di lingue, giusto? In particolare, insegni italiano agli stranieri. Sì, esatto. Insegno italiano come lingua seconda a studenti di tutto il mondo. Ho studenti da Stati Uniti, Germania, Brasile, Giappone, Spagna, persino dall'Australia. È uno dei lavori più interessanti che potessi fare, perché ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, non solo sulla lingua, ma sulle culture, sugli accenti, sui modi di pensare. Che bello! E com'è una tua giornata tipo in classe? Insegni in presenza o online? Un po' di entrambi. Alcune classi sono di persona, in una scuola di lingua qui a Milano, altre sono online. E sai una cosa? A volte preferisco online. Non perché è più facile, ma perché posso vedere studenti da paesi che non avrei mai incontrato nella vita reale. E poi posso insegnare dal mio salotto, in ciabatte. Ah, sì, il lato comodo del lavoro da casa. Ma immagino che insegnare online richieda molta concentrazione, no? Devi stare attento a non parlare troppo in fretta, a ripetere, a usare un linguaggio chiaro? Assolutamente. Quando insegno, devo sempre ricordarmi che per loro l'italiano è una lingua nuova. Non posso parlare come faccio con te, con espressioni idiomatiche o frasi troppo complesse. Devo semplificare, ripetere, usare gesti, disegnare alla lavagna
e soprattutto sorridere. Il sorriso aiuta a capire, anche quando le parole non bastano. È vero, il linguaggio del corpo è fondamentale, soprattutto quando si impara una lingua. E com'è il livello dei tuoi studenti? Sono tutti principianti? No, ho di tutto. Alcuni sono assoluti principianti. Non sanno nemmeno dire «Ciao, mi chiamo Giovanni». Altri sono quasi fluenti, parlano bene, ma vogliono perfezionare la pronuncia o imparare espressioni più colloquiali. E poi ci sono quelli che studiano per motivi lavorativi, per trasferirsi in Italia o per amore. Sì, ho avuto uno studente che imparava l'italiano perché era innamorato di una ragazza di Napoli. Che dolce. E ha funzionato? Sì, si sono sposati l'anno scorso a Positano. E indovina, ho ricevuto un invito speciale e una bottiglia di limoncello. Che meraviglia! È bellissimo quando la lingua diventa un ponte per le relazioni vere. E tu, come sei diventato insegnante di italiano? È sempre stato il tuo sogno? Non esattamente. Prima facevo il traduttore, ma stavo tutto il giorno davanti al computer, da solo. Poi ho fatto un corso per insegnanti e ho provato a dare una lezione. E mi è piaciuto tantissimo. C'è qualcosa di magico nel vedere uno studente che all'inizio non capisce niente e dopo pochi mesi riesce a raccontarti la sua giornata in italiano con entusiasmo. Che soddisfazione! Deve essere bellissimo. E come gestisci le differenze tra gli studenti? Per esempio, uno è timido, l'altro parla sempre. Come fai a bilanciare? Ottima domanda. È una delle sfide più grandi. Alcuni studenti parlano subito, senza paura di sbagliare. Altri hanno paura, si bloccano, hanno vergogna. E io cerco sempre di creare un ambiente sicuro, dove sbagliare è normale. Anzi, è necessario, perché si impara dagli errori. Sì, è fondamentale. Anche nel mio lavoro, quando formo nuovi colleghi, dico sempre: non aver paure di fare domande, perché se non chiedi, non impari. Esatto. E in classe cerco di fare domande aperte, di incoraggiare tutti a parlare anche con una sola parola all'inizio. E piano piano vedo che si aprono. È come una farfalla che esce dal bozzolo, lentamente ma con grande bellezza. Che bella immagine, Giovanni. Allora, ora che abbiamo parlato di te, tocca a me raccontare del mio lavoro. Allora, Giovanni, tu insegni italiano e hai a che fare con persone da tutto il mondo. Io invece lavoro nel campo della comunicazione digitale. Gestisco i social media di un'azienda italiana che produce prodotti per la casa, oggetti di design, accessori per la cucina, cose belle e funzionali. Interessante. Quindi passi la tua giornata a scrivere post, scegliere foto, rispondere ai commenti e forse a seguire le tendenze del momento? Esatto, più o meno. Il mio lavoro è un mix tra creatività, strategia e un po' di psicologia. Devo capire cosa piace al pubblico, come raccontare un prodotto in modo autentico e soprattutto quando pubblicare, perché non è la stessa cosa postare alle 8 del mattino o alle 8 di sera. Ogni ora ha il suo pubblico. Ah, non ci avevo mai pensato. E tu come fai a sapere quando è il momento giusto? Analizzo i dati. Abbiamo degli strumenti che ci dicono quando i nostri follower sono più attivi. Per esempio, su Instagram molti utenti si connettono durante la pausa pranzo o la sera, dopo cena. Quindi cerco di programmare i post in quegli orari. Quindi non pubblichi tutto in tempo reale. Raramente. Uso un programma che mi permette di programmare i post con giorni di anticipo. Così posso lavorare con calma, pensare bene ai contenuti e non devo stare incollata al telefono tutto il giorno. Che comodo! Io invece, quando preparo una lezione, la faccio sempre all'ultimo momento. Ma tornando ai social, che tipo di contenuti pubblicate? Video, foto, testi lunghi? Un po' di tutto. Facciamo foto professionali dei prodotti, ma anche video brevi in cui mostriamo come si usano. Per esempio, un nuovo tagliere con un tutorial per servire il formaggio. E poi, a volte, condividiamo storie dei clienti. Come usi il nostro prodotto nella tua cucina? È molto autentico e la gente apprezza.
Sembra un lavoro molto dinamico. Passi da scrivere testi, a girare video, a parlare con il team di design. Immagino che non sia mai noioso. Mai. E non passo solo il tempo al computer. Ogni tanto vado a riunioni con il team marketing oppure partecipo a eventi, per esempio fiere di settore o presentazioni di nuovi prodotti. A volte devo anche scrivere comunicati stampa o rispondere a giornalisti. Wow! Quindi in realtà fai tante cose diverse ogni giorno. Non è solo stare su Instagram. Assolutamente no. Il social media manager oggi deve saper fare un po' di tutto. Scrivere, fotografare, capire il mercato, analizzare numeri, essere creativo e soprattutto ascoltare. Perché i commenti, i messaggi, le recensioni sono oro. Ci dicono cosa piace, cosa non funziona, cosa possiamo migliorare. È vero. E anche io, quando finisco un corso, chiedo sempre ai miei studenti un feedback. È l'unico modo per crescere. Esatto. E sai una cosa buffa? A volte ricevo messaggi divertenti, tipo bellissimo prodotto, ma dove posso comprarlo? E io rispondo guarda in bio, ma in generale la gente è gentile. E quando vedo che un post ha tanti like e condivisioni, mi sento soddisfatta. È come dire ok, oggi ho fatto bene il mio lavoro. Che bello! E lavori solo da casa o vai anche in ufficio? Allora, lavoro 2 giorni alla settimana da casa e 3 in ufficio. E sai una cosa? Ogni opzione ha i suoi vantaggi e svantaggi. Ah sì, racconta. Perché tanti miei amici che lavorano da casa dicono che è perfetto. Niente traffico, niente abiti formali, puoi lavorare in pigiama. Sembra il paradiso. Sì, sembra così. E in effetti da casa sono più concentrata. Non ci sono colleghi che passano ogni 5 minuti a chiederti «Hai visto l'ultima serie su Netflix?» o «Ti va un caffè?» Quindi riesco a finire le cose più velocemente e poi posso organizzarmi meglio. Se ho bisogno di una pausa, faccio 2 passi in giardino, preparo un tè o addirittura stendo il bucato tra una riunione e l'altra. Solo tu potevi dire stendere il bucato durante una pausa lavorativa con orgoglio. Perché no? È vita reale. Ma non è tutto rose e fiori. A volte lavorare da casa può essere isolante. Stai tutto il giorno da solo, parli solo attraverso lo schermo e alla fine della giornata ti senti un po' come se non avessi davvero parlato con nessuno. Sì, lo capisco. È come se mancasse quel contatto umano, anche se piccolo. Il saluto al mattino, una battuta in corridoio, il caffè veloce con un collega. Esatto. E poi c'è un altro problema. I confini. Quando casa è anche ufficio, è facile che il lavoro invada la vita privata. Per esempio, finisco alle 18, ma poi alle 19:30 penso «Ah, devo solo rispondere a quella mail» e finisco per lavorare ancora un'ora. Ah, il famoso solo un'altra cosa. È la trappola del lavoro da casa. Io, quando insegno online, cerco di chiudere il computer alle 19 e basta, altrimenti non finirei mai. Bravo. Bisogna creare dei rituali. Io, quando lavoro da casa, alla fine della giornata spengo il computer, mi tolgo le cuffie e faccio una piccola passeggiata intorno al palazzo. È il mio modo di dire il lavoro è finito. Ora è il momento della vita vera. Che bella abitudine. Io invece, quando torno dall'ufficio, appendo la giacca, mi tolgo le scarpe e automaticamente mi sento più rilassato. È come se quel gesto mi trasformasse da insegnante a persona normale. Sì, quei piccoli gesti sono importanti. Tornando all'ufficio, anche lì ci sono pro e contro. Il vantaggio principale è la socializzazione. Parlo con i colleghi, scherziamo, a volte pranziamo insieme. E questo crea un senso di squadra, di appartenenza. E poi, diciamocelo, l'ufficio ha il caffè gratis e quello del bar sotto costa meno. Vero? Ma l'ufficio può essere anche distruttivo. A volte ci sono troppe riunioni, troppi rumori o qualcuno che parla al telefono a voce alta per un'ora intera. E allora penso,
oggi avrei lavorato meglio da casa. Quindi il mix ideale è proprio quello che fai tu. Un po' di entrambi. Un equilibrio. Sì, per me funziona. 2 giorni di calma e concentrazione a casa, 3 di energia e confronto in ufficio. E tu, Giovanni? Preferisci insegnare in presenza o online? Beh, per me è difficile scegliere. Insegnare in presenza ha una magia speciale. Vedo le espressioni degli studenti, le loro reazioni, posso correggere la pronuncia subito, fare giochi di ruolo, muoverci in classe. C'è un'energia viva che a volte manca online. Sì, capisco. È come la differenza tra vedere un concerto dal vivo o in streaming. È la stessa musica, ma l'esperienza è diversa. Esatto. Però devo ammettere che insegnare online ha i suoi vantaggi. Posso registrare le lezioni per gli studenti che non possono partecipare, usare più materiali digitali, video, quiz interattivi, presentazioni animate e spesso gli studenti si sentono più a loro agio perché sono nel loro ambiente senza la pressione di essere davanti a tutta la classe. È vero? A volte, a distanza, le persone sono più brave a parlare perché hanno meno timore di sbagliare. E comunque, che tu insegni in presenza o online, una cosa è certa. Il lavoro di un insegnante non è facile. Richiede tanta pazienza, preparazione e passione. Sì, soprattutto passione, perché se non ami quello che fai, dopo un po' ti stanchi. Ma tornando a chi studia, perché questo podcast è anche per gli studenti, vorrei chiederti, Alessia, tu hai studiato all'università, giusto? Che consigli daresti a uno studente che sta cominciando ora? Ottima domanda. Prima di tutto, organizzati, è la parola magica. Usa un calendario. Scrivi le scadenze degli esami, i giorni delle lezioni, i momenti di studio. Non fare come me al primo anno. Pensavo di ricordare tutto nella testa e invece ho dimenticato 2 verifiche. È successo anche a me. Arrivavo in aula e chiedevo «Oggi c'è un compito» e tutti mi guardavano come se fossi pazzo. Per questo dico, segna tutto. E non solo, fai una lista delle cose da fare ogni giorno. Non deve essere lunga, 3 o 4 obiettivi chiari. Per esempio, oggi leggo 10 pagine del libro di storia, rivedo gli appunti di grammatica e mando una mail al professore per chiarire un dubbio. Sì, e non cercare di studiare per 10 ore di fila. È inutile. Meglio studiare con metodo, 45 minuti di concentrazione, poi 15 minuti di pausa. Cammina, fai stretching, mangia un frutto e poi riparti. Esatto. E soprattutto non studiare solo all'ultimo momento. Lo so, lo facciamo tutti. La sera prima dell'esame apri il libro e pensi «Dove sono stati questi 2 mesi?» Ma se studi un po' ogni giorno, non devi mai vivere quel panico da ultimo minuto. E un altro consiglio: partecipa alle lezioni. Non limitarti ad ascoltare o a guardare le registrazioni. Fai domande. Prendi appunti a mano. Sì, a mano. Perché scrivere aiuta a memorizzare. E se non capisci qualcosa, chiedi subito. Sì, e non avere paura di sembrare stupido. Nessuno è stupido perché chiede. Anzi, chi chiede dimostra che sta cercando di capire. E i professori apprezzano molto gli studenti curiosi. Giusto. E se uno studente ha problemi con un professore, con un compagno o con lo stress, che cosa dovrebbe fare? Beh, Giovanni, se uno studente ha un problema con un professore, con un compagno di gruppo o semplicemente si sente sopraffatto dallo studio, la prima cosa da fare è parlare con qualcuno, non tenere tutto dentro. A volte basta condividere il tuo stato d'animo per sentirsi già meglio. Esatto. Non devi affrontare tutto da solo. Puoi parlare con un amico fidato, con un familiare o con qualcuno dell'università, un tutor, un consulente psicologico o un assistente del dipartimento. Molti atenei offrono servizi gratuiti per gli studenti, ma tanti non li conoscono o non li usano per paura di essere giudicati. E invece dovrebbero. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza.
significa che ti prendi cura di te stesso. E lo studio è importante, ma la tua salute mentale lo è ancora di più. Proprio così. Ok, ora che abbiamo parlato di lavoro e studio, cambiamo argomento. Passiamo a qualcosa di più leggero. Il tempo libero. Dopo una giornata intensa, cosa fai di solito? Ah, finalmente, il momento che preferisco. Dopo il lavoro cerco sempre di staccare. A volte vado in palestra, altre volte faccio una passeggiata lunga, soprattutto se è una bella giornata. Ma la mia attività preferita? Cucinare. Davvero? Non me lo ricordavo. Sì, adoro stare in cucina. Mi rilassa. Mentre taglio le verdure o aspetto che il sugo si addensi, mi sento concentrata, presente. È quasi una meditazione. E poi, ovviamente, c'è la soddisfazione finale, mangiare qualcosa che hai preparato con le tue mani. Che bello! Io invece, dopo il lavoro, a volte vado in palestra, ma spesso sono troppo stanco. Allora mi metto sul divano, accendo la TV e guardo una serie. Ultimamente sto seguendo una serie italiana su una famiglia di pescatori in Sicilia. È molto bella, molto realistica. Ah, che bello! Anche a me piacciono le serie italiane, ma spesso le guardo con i sottotitoli in inglese, solo per esercitarmi. Ah, ironico, no? Tu, madrelingua, che usi i sottotitoli in inglese per imparare l'italiano. Esatto, ma funziona. A volte ascolto solo senza guardare lo schermo e poi controllo i sottotitoli dopo. È un ottimo esercizio di ascolto. Ma tornando a te, oltre alle serie, leggi qualcosa? Sì, ogni tanto. Preferisco i libri gialli o i romanzi contemporanei. Ultimamente ho letto un libro di Sandro Veronesi, molto bello, anche se a volte era un po' difficile per il linguaggio poetico. Ma mi piace sfidarmi. Che bello! Io invece leggo soprattutto libri di cucina o di viaggio. A volte non li leggo per preparare davvero i piatti, ma per sognare. Un giorno farò questo risotto ai funghi porcini in Val d'Aosta o andrò a fare colazione in un piccolo bar a Taormina, con la vista sul mare. È bellissimo. Il cibo e i viaggi vanno sempre insieme, no? Comunque, mi hai fatto venire fame con tutti questi discorsi di cucina. Dimmi, che tipo di cucina ti piace preparare? Allora, adoro sperimentare, soprattutto con la cucina internazionale. Negli ultimi mesi mi sono appassionata alla cucina asiatica. Mi piace molto il Giappone, la Corea, la Thailandia e cerco di ricreare i piatti che ho assaggiato in viaggio o nei ristoranti qui in città. Ah, sì. E cosa prepari di solito? Per esempio, adoro fare il ramen fatto in casa. Non è semplice, ma è molto soddisfacente. Devo preparare il brodo per ore, con ossa di maiale o pollo, alghe kombu, zenzero, aglio, e poi aggiungo gli ingredienti: uova marinate, funghi shiitake, verdure croccanti e ovviamente i noodles. È un po' un progetto, ma il risultato è incredibile. Wow, sembra una vera ricetta da chef. E il sushi? Lo fai anche tu? Sì, ma non il sushi con il pesce crudo. Non mi sento ancora pronta per tagliare il salmone perfettamente, però faccio spesso il sushi vegetariano, con avocado, cetriolo, calota grattugiata e qualche volta con il surimi. E uso il riso per sushi, condito con aceto di riso, zucchero e sale. È facile una volta che impari il trucco per non farlo appiccicoso. Che invidia! Io una volta ho provato a fare il sushi. Il risultato è stato un po' disastroso. Il riso era troppo bagnato, l'alga si è rotta e alla fine sembrava un rotolo di burritos triste. È normale. Il primo tentativo di sushi è sempre una sorpresa. Ma l'importante è ridere e riprovare. Sai, cucinare non è solo mangiare, è anche imparare a non avere paura di sbagliare. Hai ragione. Io invece, quando cucino, tengo le cose molto semplici. Pasta al pomodoro, uova strapazzate, oppure una bella insalata con tonno e olive. Ma ammetto che a volte vorrei saper fare di più. Solo che non ho molta pazienza in cucina. Ecco, vedi? La cucina insegna anche la pazienza. Per esempio, il curry thailandese che preparo richiede tempo. Devo tostare le spezie, fare il latte di cocco, far cuocere lentamente il pollo o i tofu. Non è un piatto veloce,
ma il profumo che si diffonde in casa è magico. Immagino. Io lo compro già fatto, in barattolo. Ma devo dire che mi speri. Forse dovrei prendere una lezione di cucina. O meglio ancora, potresti darmi tu una lezione, Alessia? Certo, ma con una condizione. Tu mi insegni a fare una lezione di italiano divertente come le tue. Affare fatto? Affare fatto. Allora, dopo la cucina, cosa fai nel tempo libero? Sei una persona da casa o da uscita? Beh, dipende dal periodo e dal mio umore. Ci sono giorni in cui voglio solo stare a casa con una coperta, un libro e una tisana. Ma quando posso, adoro uscire, soprattutto in natura. Mi piace molto camminare, fare escursioni in montagna, passeggiare nei boschi o anche solo andare al parco e sedermi su una panchina a leggere. Che bello! Io invece, devo ammettere, sono più un tipo da città. Mi piace andare al cinema, a vedere un concerto o bere un aperitivo con gli amici in un bel giardino urbano. Ma ogni tanto, soprattutto d'estate, mi piace scappare fuori porta. Una gita in collina, una giornata al lago, è rigenerante. Sì, è vero. Anche a me piacciono i concerti e il cinema, ma c'è qualcosa nella natura che ti riporta a te stesso. Quando cammino in montagna, per esempio, non penso al lavoro, ai messaggi, alle scadenze. Penso solo ai miei passi, al respiro, al rumore del vento tra gli alberi. È come un reset mentale. Che bella immagine! È quasi come una meditazione in movimento. E tu dove vai di solito? Spesso vado in Val di Fassa, in Trentino. È uno dei posti più belli che conosco. Montagne alte, pascoli verdi, rifugi dove puoi mangiare polenta e formaggio dopo una lunga camminata. A volte vado con gli amici, altre volte da sola. E sai una cosa? Anche da sola non mi sento mai sola. Mi sento libera. Che emozione! Io invece, per rilassarmi, scelgo la musica. Ascolto di tutto, rock italiano, jazz, musica classica. E ultimamente ho riscoperto i vecchi vinili di mio padre. Ha una collezione fantastica, De André, Battisti, Lucio Dalla e qualche disco di Mina. Ma Mina, che voce! E ti piace ascoltarli sul giradischi? Sì, è tutta un'altra esperienza. Il suono è più caldo, più umano. E poi c'è il rituale. Prendere il disco dalla custodia, pulirlo con cura, abbassare il braccio lentamente. È come tornare indietro nel tempo. A volte, mentre ascolto, mi metto a leggere o semplicemente chiudo gli occhi e lascio che la musica mi porti via. Che bel modo di passare una domenica pomeriggio. Io invece, quando sono a casa e voglio rilassarmi, spesso guardo documentari. Mi piacciono quelli sulla natura, sul cibo, sui viaggi. Ultimamente ne ho visto uno sulla cucina del Perù. E indovina un po', l'ho finito e sono andata subito a cercare una ricetta di ceviche. Vedi? Tutto torna alla cucina. Comunque è bello come ognuno di noi trova il proprio modo di ricaricare le batterie. Tu con la montagna, io con la musica, tu con i fornelli, io con un buon film. Esatto. Il tempo libero non deve essere produttivo per essere valido. A volte basta non fare niente, stare seduti, guardare il cielo, bere un caffè lentamente per sentirsi davvero vivi. Parole sante. E parlando di weekend, come li passi di solito? Ah, i weekend. Per me sono un momento speciale, soprattutto la domenica. È come un piccolo rituale che mi dà equilibrio. Di solito la domenica mattina vado a fare la spesa al mercato del mio quartiere. Adoro quei piccoli mercati all'aperto, con i banchi di frutta e verdura fresca, il pane appena sfornato, il formaggio locale. Anch'io amo i mercati. C'è qualcosa di autentico, di umano. Non è come il supermercato dove prendi tutto in fretta e scappi. Al mercato parli con le persone. Il fruttivendolo ti dice quale pesca è più matura. La signora del miele ti fa assaggiare un cucchiaino. È un'esperienza sociale.
Esatto. E poi compro solo quello che mi serve per il pranzo, perché la domenica, senza eccezioni, pranzo con i miei genitori. È una tradizione di famiglia che rispettiamo da sempre. Che bello! Il classico pranzo domenicale italiano. Immagino la tavola apparecchiata, il vino in caraffa, il profumo di sugo che cuoce da ore. Proprio così. Mio padre prepara sempre qualcosa di speciale, una lasagna, un arrosto, un pesce al forno. E mia madre fa il dolce, spesso una crostata di frutta o un tiramisù. Stiamo a tavola per almeno 2 ore, parliamo di tutto, del lavoro, dei viaggi, dei nipoti, dei cugini, delle notizie strane che abbiamo visto in TV. È bellissimo. È proprio questo il cuore della cultura italiana. La famiglia, il cibo, il tempo condiviso. Io, da quando sono andato a vivere da solo, ho un po' perso questa abitudine, ma quando torno a casa dei miei, in Sicilia, è esattamente così. Non si mangia e basta, si vive intorno al tavolo. Sì, ed è importante. A volte penso che questi momenti siano piccoli tesori. Non sono eventi straordinari, ma sono quelli che ricordi quando sei lontano o quando hai bisogno di sentirti a casa. Hai ragione. Io, quando non vado in Sicilia, passo il weekend in modo più semplice. A volte esco con gli amici per un aperitivo, altre volte resto a casa a leggere, guardare una serie o preparare la lezione del lunedì. Ma ogni tanto, soprattutto in primavera o in autunno, organizzo qualcosa con gli amici. Una grigliata in campagna, una passeggiata fuori porta o una giornata al mare, se il tempo lo permette. Che bello! E di solito con chi esci? Con i colleghi, con vecchi amici, con nuovi conoscenti? Un po' di tutti. Ho un gruppo di amici dell'università che vedo da anni. Siamo come una seconda famiglia. Ma ultimamente ho conosciuto anche persone nuove, grazie ai corsi di musica e a qualche evento culturale. E sai una cosa? È bello avere amici di età diverse. Parliamo di cose diverse, abbiamo interessi diversi e imparo sempre qualcosa. Sì, gli amici arricchiscono la vita. E comunque, che tu stia con la famiglia o con gli amici, il weekend dovrebbe essere un momento per rallentare, per godersi le piccole cose. Non deve essere per forza un programma pieno di attività. Esatto, a volte basta una passeggiata, un buon libro, un caffè al bar con un sorriso. E parlando di relazioni, che ne dici se parliamo un po' di amicizia e vita sociale? Allora, Alessia, parliamo un po' di amicizia. Una cosa che spesso mi chiedo è: quanti veri amici abbiamo in realtà? Non quelli che saluti su Instagram o con cui fai aperitivi ogni tanto, ma quelli con cui puoi parlare di tutto, anche delle cose difficili, dei dubbi, delle paure. Che bella domanda. Sai, secondo me, gli amici veri si contano sulle dita di una mano. Io direi che ne ho forse 5 o 6. Con loro posso essere completamente me stessa. Non devo fingere, non devo sembrare forte quando sono triste, non devo nascondere i miei errori. Sì, esattamente. Io ho 3 amici così. Li conosco da più di 10 anni. Ci siamo conosciuti all'università e anche se ora viviamo in città diverse, ci sentiamo regolarmente. A volte basta un messaggio «Come stai?» e in pochi minuti si apre una chiacchierata profonda, come se non fosse passato tempo. È bellissimo quando succede. È segno che il legame è reale. E tu? Come mantieni i contatti con loro? Telefonate, videochiamate, incontri di persona? Un po' di tutto. Di solito chattiamo su WhatsApp, mandiamo messaggi, audio, meme, qualche volta una foto del pranzo o del cane del vicino. Poi ogni 2 o 3 settimane facciamo una telefonata lunga mentre camminiamo o facciamo qualcosa di noioso, tipo stirare. E almeno 2 volte all'anno ci vediamo di persona. Uno viene a Milano, vado io in Sicilia e allora sì che si parla.
fino alle 2 della notte con una bottiglia di vino. Che meraviglia! Io invece ho un'amica del cuore che vive a Bologna. Ci sentiamo quasi ogni settimana con una videochiamata, sempre la domenica sera. Ci beviamo un tè o un bicchiere di vino e parliamo di tutto: lavoro, famiglia, relazioni, sogni, a volte anche di niente. Ma è quel nulla che fa bene. Sì, le chiacchierate senza obiettivo sono le più belle. Non devi risolvere un problema, non devi dare consigli, devi solo esserci. Proprio così. E sai una cosa? A volte non parliamo nemmeno. Stiamo in silenzio, guardando il nostro schermo, ognuno nella sua casa, e va bene lo stesso. È un silenzio comodo, non imbarazzante. È come dire: sono qui, tu sei lì, e va tutto bene. Che bella immagine. È vero che con gli amici veri anche il silenzio ha un suono familiare. E invece con certe persone anche 10 minuti di conversazione possono sembrare un'eternità. Esatto. Per questo credo che la qualità conti molto più della quantità. Meglio pochi amici sinceri che tante conoscenze superficiali. E tu, Giovanni, come fai a capire se una persona può diventare un vero amico? Bella domanda. Per me il segnale che una persona può diventare un vero amico è quando mi sento a mio agio a essere imperfetto con lei. Quando posso dire: oggi non sto bene, sono stanco, ho fatto un errore, senza paura di essere giudicato. Sì, è fondamentale. La vulnerabilità è la base di un'amicizia vera. Se non puoi mostrare i tuoi lati deboli, allora stai sempre recitando e non puoi costruire qualcosa di autentico su una maschera. Esatto. Un altro segno per me è quando la persona ricambia. Non è solo io che parlo, che condivido, che do consigli, ma anche lei apre il suo mondo, racconta i suoi dubbi, le sue paure, i suoi sogni, e non solo le cose belle, ma anche quelle complicate. Sì, l'amicizia è un rapporto bidirezionale. Non deve essere sempre uno a sostenere l'altro. A volte sono io quella che ascolta, altre volte sono io che ho bisogno di parlare. E quando funziona così, il legame cresce. E poi c'è un'altra cosa, le piccole abitudini condivise. Per esempio, c'è un amico con cui vado sempre a vedere una partita al bar quando passa da Milano. Non è importante la partita, ma il fatto che ogni volta ci troviamo nello stesso posto, ordiniamo lo stesso aperitivo, ridiamo delle stesse battute. È un rituale. Che bello! Io ho un'altra amica con cui da anni ci scambiamo una cartolina ogni Natale. Non un messaggio, non un post su Instagram. Una vera cartolina con francobollo, scritta a mano. E ogni volta quando la ricevo, sorrido. È un gesto semplice, ma pieno di significato. È bellissimo. Oggi, con tutti i messaggi istantanei, ricevere qualcosa di fisico, fatto con cura, è speciale. Mostra che ci hai pensato, che hai dedicato tempo. Sì. E per quanto riguarda i contatti quotidiani, io non credo che bisogna sentirsi ogni giorno per essere amici. Anzi, a volte lunghi silenzi non rovinano un'amicizia vera. Se dopo 2 mesi ti risentite e sembra che non sia passato tempo, allora è un buon segno. Esatto. Non è la frequenza che conta, ma la qualità del contatto. Un messaggio sincero ogni tanto vale più di 100 come stai automatici. E comunque, per mantenere viva l'amicizia, ogni tanto bisogna fare qualcosa insieme. Non solo parlare, ma condividere un'esperienza. Per me, uno dei modi migliori è organizzare una cena a casa. Ah sì, le cene tra amici sono sacre. Proprio così. Una volta al mese invito 3 o 4 amici a casa mia. Ognuno porta qualcosa: vino, dolce, antipasto. Io faccio il primo o il secondo. Non deve essere una cena perfetta. Anzi, spesso brucio qualcosa, il sugo è troppo salato, ma non importa. L'importante è ridere, parlare, stare insieme. Che bello. È proprio questo il bello dell'amicizia. Non devi essere perfetto, devi solo essere presente. Parlando di persone importanti, cambiamo un po' argomento. Oltre agli amici c'è ovviamente la famiglia. Alessia, tu vivi ancora con i tuoi genitori, giusto? Sì, esatto. Abito ancora con loro in un appartamento grande qui a Torino. E devo dire che
Anche se a volte sogno un po' più di indipendenza, in realtà mi trovo molto bene. C'è affetto, c'è supporto e soprattutto non devo cucinare tutti i giorni. Il vantaggio di vivere con la mamma. Ma sul serio, è bello avere qualcuno con cui condividere la casa, parlare della giornata o anche solo guardare la TV in silenzio sul divano. Sì, è vero. E poi non è solo una questione pratica, è anche emotiva. A volte torno a casa stanca dopo una giornata difficile e mia madre mi vede in faccia che qualcosa non va. Non devo nemmeno parlare. Mi prepara una tisana, mi chiede se va tutto bene e già mi sento meglio. Che dolce. È una sicurezza che non tutti hanno. Io abito da solo da quando ho iniziato a lavorare e anche se apprezzo la mia libertà, certe sere mi manca quel senso di calore domestico. Una casa vuota e tranquilla, ma a volte troppo silenziosa. Lo capisco. Però anche vivere con la famiglia ha le sue sfide. A volte vorrei uscire con gli amici fino a tardi e so che i miei si preoccupano. O altre volte vorrei invitare qualcuno a dormire e non è semplice. Insomma, bisogna trovare un equilibrio. Certo, ma in generale direi che il rapporto con la famiglia è uno dei più importanti. E parlando di relazioni, che ne dici se parliamo un attimo di amore, di storie sentimentali? Ah, argomento caldo. Va bene, affrontiamolo. Giovanni, tu che sei un insegnante che incontra persone da tutto il mondo, secondo te è difficile trovare qualcuno in Italia? O meglio, è diverso rispetto ad altri paesi? Beh, non so se sia più difficile o più facile in Italia, ma di certo è diverso. Noi italiani siamo molto legati alle relazioni faccia a faccia, al contatto diretto, allo sguardo, al sorriso. Non siamo famosi per essere freddi o distaccati, anzi, a volte siamo un po' troppo appassionati. Ah, è vero. In Italia l'emozione, il gesto, lo sguardo contano molto. Ma oggi, soprattutto tra i giovani, le cose stanno cambiando. Sempre più persone incontrano qualcuno attraverso le app di incontri, come Tinder, Bumble o Happl. Sì, lo so, alcuni miei studenti mi hanno detto che è così che hanno conosciuto il loro compagno o la loro compagna. E non giudico, se funziona, funziona. L'importante è che ci sia rispetto, sincerità e che alla fine ci si guardi negli occhi davvero, non solo sullo schermo del telefono. Esatto. Le app possono essere un modo per allargare i propri orizzonti, soprattutto se si vive in una città piccola o si ha una vita molto chiusa tra lavoro e casa. Ma a volte diventa un po' troppo come scegliere un piatto da un menù. Swipe a destra, swipe a sinistra, senza davvero ascoltare chi è la persona. Giusto. Ecco perché io credo che il primo appuntamento in persona sia fondamentale. Perché su un profilo puoi sembrare simpatico, intelligente, interessante, ma se poi di persona non c'è chimica, non c'è quel click, allora non importa quanti messaggi hai scambiato prima. Sì, il linguaggio del corpo dice molto di più di 1000 messaggi su WhatsApp. Un sorriso vero, un gesto gentile, come ti guarda mentre parli. Sono dettagli che non puoi capire da una foto. E comunque non tutti usano le app. Tanti ancora si innamorano attraverso gli amici, al lavoro, all'università o persino al bar sotto casa. Io, per esempio, ho conosciuto una coppia che si è incontrata perché entrambi andavano sempre nello stesso bar a prendere il caffè. E un giorno il barista ha detto: «Ma voi due non vi conoscete? Siete qui tutti i giorni alla stessa ora». Che dolce! Il barista come Cupido. E sai una cosa? Io credo che la sincerità sia la cosa più importante in una relazione. Non serve a niente essere perfetti se poi nascondi chi sei veramente. Meglio essere un po' strani, un po' goffi, ma autentici. Proprio così. E bisogna anche avere pazienza. A volte si ha fretta di trovare la persona giusta, ma l'amore non è una gara. A volte arriva quando meno te lo aspetti, da una direzione inaspettata. Sì, e non bisogna avere paura di aspettare, perché alla fine non cerchiamo solo qualcuno con cui stare,
cerchiamo qualcuno con cui sentirsi a casa. Che bella frase! E parlando di casa, ma questa volta nel senso di paese, viaggi, scoperta, che ne dici se parliamo un po' di viaggi in Italia? Ah sì, parliamo di viaggi, perché l'Italia è un paese da scoprire, non solo per i turisti, ma anche per noi italiani. Ogni regione ha il suo carattere, la sua cucina, il suo dialetto, il suo ritmo. È impossibile annoiarsi. Esatto. Io adoro viaggiare nel mio stesso paese. Uno dei miei posti preferiti è la Toscana. Firenze ovviamente è bellissima. Arte, storia, architettura. Ma quello che amo di più sono le colline, le vigne, gli uliveti, i piccoli borghi arroccati. Siena, San Gimignano, Montepulciano. Camminare lì in mezzo è come entrare in un dipinto. Che poesia! Io invece ho un debole per la Puglia. È una regione che spesso viene sottovalutata, ma ha un'anima unica. Il mare è tra i più belli d'Italia, limpido, calmo, con quelle tonalità di turchese che sembrano finte. E poi ci sono i trulli di Alberobello, quei piccoli casetti con il tetto a cono, sembrano usciti da una fiaba. Ah sì, i trulli. Li ho visitati l'anno scorso. Ero convinto fossero solo per i turisti. E invece no, molte famiglie ci vivono davvero. E dentro sono caldi, accoglienti, con le pareti bianche e i mobili di legno scuro. È un modo di vivere antico, ma molto autentico. Proprio così. E poi il cibo in Puglia è semplice ma incredibile. Orecchiette con le cime di rapa, panzerotti caldi appena fritti, mozzarella di bufala e vino rosso corposo. Tutto fatto con ingredienti locali, spesso a chilometro zero. E non dimentichiamo il caffè. In Puglia lo bevono forte ma senza fretta. Non è come al nord, dove lo prendi in piedi al bar in 30 secondi. Lì a volte ti siedi, chiacchieri con il barista e il caffè diventa un momento sociale. Sì, in alcune zone del sud il caffè è quasi un rituale. Lo zucchero lo metti prima, lo fai caramellare sul fondo. Si chiama caffè in piedi o caffè marocchino, a seconda della città. E sai una cosa? Quando viaggio cerco sempre di bere il caffè come lo bevono i locali. È un modo per sentirmi parte del posto, anche solo per un minuto. Che bello! Io faccio lo stesso. Quando sono in Toscana ordino un caffè latte caldo, non troppo latte, giusto per smorzare l'amaro. E a volte, se sono in vacanza, mi concedo un cappuccino dopo pranzo, anche se so che i toscani mi guarderebbero male. La grande tabù italiano. Il cappuccino si beve solo a colazione. Ma sai che in vacanza nessuno ci bada davvero? Soprattutto al mare. Anzi, dopo un pranzo pesante, un cappuccino freddo è quasi una necessità. Esatto. Le regole esistono, ma in viaggio si possono piegare un po'. Comunque, Toscana, Puglia, ma l'Italia è così varia. Che ne dici di altre regioni? Hai mai viaggiato in Sicilia o in Sardegna? Sì, sono stata in Sicilia 2 estati fa. Una vacanza indimenticabile. Palermo, Taormina, le isole Eolie, ma non voglio parlare solo di posti. Voglio dirti una cosa che mi ha colpita. Le abitudini degli italiani. Sai, piccoli dettagli che sembrano normali per noi, ma che per uno straniero possono essere strani o divertenti. Ah, sì, le famose curiosità italiane. Ne ho parlato spesso con i miei studenti. Per esempio, sai qual è una cosa che molti stranieri non capiscono? Gli italiani quasi mai mettono il ghiaccio nei drink, nemmeno d'estate. È vero! Io stessa al bar ordino l'acqua naturale mai frizzante con ghiaccio. E se chiedo un tè freddo, spesso mi portano il tè caldo e poi lo versano su un bicchiere vuoto con 3 cubetti di ghiaccio sopra. Come se il ghiaccio fosse un ingrediente esotico da usare con parsimonia. Esatto, è come se il ghiaccio fosse sospetto. Che cos'è questo cubetto bianco? È sicuro? Non rovina il sapore? E non parliamo dei cocktail. Un Aperol Spritz con ghiaccio? Sì, va bene. Ma un caffè a freddo con ghiaccio? Solo in certi bar moderni. E un'altra cosa, il caffè al bar.
Gli stranieri spesso non capiscono che in Italia lo beviamo in piedi, in 2 minuti, e poi via. Non ci sediamo, non chiediamo il takeaway, non passiamo mezz'ora con il laptop. È un rito veloce, sociale, quasi sacro. Sì, è un momento di pausa, ma non di relax. Entri, dici un caffè per favore, lo bevi in piedi al bancone, lasci 1,20 €, dici grazie e esci. Tutto in meno di 3 minuti. È efficiente, economico e molto italiano. E se invece ti siedi? Allora paghi il doppio, perché sedersi significa servizio al tavolo. E in Italia questo ha un prezzo. Lo stesso caffè, che costa 1,20 € al bancone, sedendoti può costare 2,50 € e molti turisti ci rimangono male. È uno dei grandi shock culturali, ma non è truffa, è solo il sistema. E comunque, se sei di passaggio, perché sederti? Il bar è per i locali che fanno una pausa veloce tra lavoro e casa. Un'altra curiosità. Il pranzo è il pasto principale. A mezzogiorno mangiamo bene, primo, secondo, contorno, forse un dessert. Poi la cena spesso è leggera, un po' di formaggio, un po' di salame, un panino, un'insalata, mai un pasto pesante come a mezzogiorno. Sì, e questo confonde molti stranieri che vengono in Italia e pensano «per cena voglio mangiare bene» e allora ordinano un antipasto, un primo, un secondo, un contorno, un dolce e poi si chiedono perché si sentono male. È colpa nostra in un certo senso. Dovremmo avvertirli. Caro turista, a cena mangia leggero. Se vuoi mangiare come un italiano vero, pranza alle 13 e alla sera goditi solo un piccolo spuntino con un bicchiere di vino. Parole sante! E comunque queste piccole abitudini sono proprio ciò che rende l'Italia unica. Non è solo la bellezza dei paesaggi, ma il modo in cui viviamo, mangiamo, ci relazioniamo. E sai un'altra cosa che sorprende molto gli stranieri? Il modo in cui dividiamo il conto al ristorante. Ah, sì, il grande dibattito. Facciamo amicizia? In Italia non è così automatico dividere il conto in parti uguali come succede in tanti altri paesi. Dipende molto dal contesto. Per esempio, tra amici, sì, spesso si divide tutto, soprattutto se si è in gruppo. Ma se sei in coppia? Mai. Assolutamente mai. In una cena romantica, uno dei due paga? Di solito è l'uomo, ma non per forza. Può essere anche la donna. L'importante è che non si tiri fuori la calcolatrice e si dica «Tu hai preso il vino? Io l'acqua. Fammi fare 2 conti». Sarebbe un disastro. Sarebbe come dire questa serata non è romantica, è un bilancio aziendale. Invece, pagare per l'altro è un gesto di affetto, di generosità. E se capita che una volta paga lui, la prossima volta paga lei. È un equilibrio non scritto, ma chiaro. Esatto. È una specie di regola non detta. E comunque, anche tra amici, a volte uno dice «offro io stasera» e gli altri rispondono «grazie, la prossima volta tocca a me». È un modo per mostrare generosità, non per fare i conti alla perfezione. Un'altra cosa buffa, gli italiani parlano ad alta voce, soprattutto quando sono emozionanti. In treno, al bar, in piazza. Senti persone che discutono, ridono, gesticolano, come se fossero su un palcoscenico. Ah, sì, è vero. Noi italiani parliamo con le mani. Se non posso gesticolare, mi sento a metà. Come fai a dire «è così grande» senza mostrare con le mani quanto è grande? O «non ci credo» senza alzare le sopracciglia e fare un gesto di stupore? È il nostro linguaggio del corpo. A volte in un mercato vedo 2 signore che discutono del prezzo dei pomodori e sembra che stiano litigando. Invece stanno solo contrattando compassione. Ma è tutto normale. Alla fine si salutano con 2 baci e un sorriso. E un'ultima curiosità. Mangiare per strada. In tanti paesi è normale camminare con un panino o un gelato in mano. In Italia? Solo in alcune città.
è solo per certi cibi. Sì, il gelato ovviamente si mangia camminando. È un rito. Ma un piatto di pasta? No. Una pizza al taglio? Sì, va bene. Ma se provi a mangiare un risotto per strada, ti guardano male. Perché il cibo per noi è sacro. Si mangia seduti, con calma, magari con un bicchiere di vino. Non si corre, non si lavora, non si cammina. Si gode il momento. Ecco, forse questa è la vera essenza dell'Italia. Non è solo la bellezza, ma il modo di vivere. Lenti, appassionati, rumorosi, un po' caotici, ma autentici. E con questo spirito passiamo alla conclusione di questo lungo, piacevole viaggio insieme. Grazie davvero per averci ascoltato oggi. Speriamo che questo podcast ti sia stato utile per praticare l'ascolto, per immergerti nell'italiano parlato in modo naturale e magari anche per sorridere un po' insieme a noi. Abbiamo parlato di tante cose. La nostra giornata tipo, il lavoro, il tempo libero, gli amici, la famiglia, i viaggi e qualche curiosità tipicamente italiana. E speriamo che, mentre ascoltavi, ti sia sentito come se fossi seduto al caffè con due amici che chiacchierano. E se ti è piaciuto questo episodio e vorresti ascoltarne altri come questo, lunghi, rilassati, pieni di italiano reale, ti chiediamo un piccolo favore. Metti mi piace a questo video. Aiuta molto il nostro canale a crescere. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti, così non perderai i prossimi episodi. Ogni settimana pubblichiamo nuove conversazioni su temi diversi: viaggi, shopping, vita in città, tradizioni italiane, tutto in italiano semplice e naturale. E attiva anche la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che usciamo con un nuovo video. Ah, e un'ultima cosa, lasciaci un commento, raccontaci qualcosa di te. Per esempio, qual è la tua giornata tipo? Oppure, dove vorresti viaggiare in Italia? O semplicemente, cosa ti è piaciuto di più in questo podcast? Adoriamo leggere i vostri messaggi. Allora, è ora di salutarci. Grazie ancora per aver passato quest'ora con noi. Sappiamo che imparare una lingua non è sempre facile, ma ogni minuto che dedichi all'ascolto, ogni parola che capisci, ogni frase che ripeti, ti porta un passo più vicino alla tua meta. E ricorda, non devi capire tutto subito, basta ascoltare, lasciarti trasportare dal ritmo della lingua e con il tempo vedrai che l'italiano diventerà sempre più familiare, come una voce che conosci bene, che ti accompagna nella tua giornata. A presto allora, e buona pratica di italiano. Ciao da Alessia! E ciao De Giovanni.